Bene, invochiamo il dono dello Spirito per vivere bene insieme questo momento, perché sia proprio lo Spirito ad aiutarci a riflettere sulla nostra vita, ad avere pensieri grandi, confortanti, proprio come desidera essere lo Spirito, conforto della vita, perché tutto ciò che noi facciamo prenda inizio da Lui, sia da Lui condotto e in Lui trovi il suo compimento. Te lo chiediamo, Padre, per Cristo nostro Signore. Amen. La meditazione, la riflessione che voglio proporvi oggi, io l'ho intitolata in un modo molto altisonante: Custodi dell'essere oltre la mente. Ma mi spiego subito, perché detto così appunto è altisonante, ma uno dice vabbè, cosa vuol dire custodi dell'essere oltre la mente? Allora, innanzitutto dobbiamo mettere un po' a tema alcune cose che inquinano la nostra riflessione sulla vita. Innanzitutto quell'idea malsana che è entrata nella modernità, che vede la coscienza della persona come un sottoprodotto della mente. Quindi se c'è la mente c'è la coscienza, no? È per quello che oggi viene chiamata l'intelligenza artificiale, no? E dopo si dice, ma questa intelligenza artificiale può diventare cosciente? Perché appunto, vedete, la sequenza è, no? C'è una macchina che funziona, questa macchina è intelligente, dice delle cose coerenti, no? Ma allora se dice tante cose coerenti diventa cosciente. E quindi la sequenza mentale è quella di pensare che la coscienza sia il prodotto dell'intelligenza, che è il funzionamento della mente. E questo è un inganno grande, è un inganno nei confronti dell'intelligenza artificiale, perché non sarà mai cosciente, anche se produce pensieri coerenti o parole coerenti, ecco. Ma non lo è soprattutto nell'uomo. L'uomo deve imparare a pensarsi parte di una coscienza cosmica. Cosa vuol dire? Lo possiamo intuire quando, ad esempio, non so, una persona muore, ma quella persona resta dentro di me, no? Perché? Per le cose che mi ha insegnato, che mi ha detto, per le carezze che mi ha profuso, oppure al contrario, no? Per il male che mi ha fatto. Cioè noi siamo questa confusione, quindi non una confusione nel senso che è tutto un pasticcio, ma è una fusione di storie, di avvenimenti, di cose che capitano, e di interazioni e di relazioni. Questo è surrogato anche dalla nostra teologia. Pensiamo che noi abbiamo una teologia complessa che vede Dio come relazione. Noi non crediamo in un Dio astratto che sta nel cielo per conto suo, o che ha fatto delle cose e poi le ha lasciate andare, no? E il motore immobile aristotelico, un po' anche tomista, eccetera, ma neanche così platonico, per cui sta in un empireo, si fa i fatti suoi, ma è relazione, è trinitario, no? Padre, Figlio e Spirito Santo. Quindi addirittura la relazione che c'è tra padre e figlio diventa persona, che è lo spirito, no? L'amore, no? E tutto questo in una profonda relazione con gli uomini. C'è una bellissima riflessione di un teologo che ho appena letto, che dice che Dio non può altro che essere creatore, perché è relazione, e se uno è relazione, è relazione con qualcosa di altro da sé, che però gli somiglia perché l'ha generato, no? È quella cosa che ripetiamo anche nel credo, no? Generato e non creato, della stessa sostanza del Padre. Questo è il Figlio, ma il Figlio è anche il creato. Ecco, noi siamo invece molto più abituati a pensare di essere
di essere esseri senzienti, intelligenti, veniamo misurati nella nostra intelligenza, no? Anche la maestra a scuola dice, è un bambino molto intelligente, potrebbe applicarsi un po' di più, no? Perché se questa intelligenza potrebbe dare dei risultati migliori, no? È bravo, però non si applica, no? Queste cose qua. In realtà poi anche tutti gli studi più recenti, che ormai recenti non sono più, insomma, ma comunque di Goleman, che ci parlano dell'intelligenza emotiva, e che vuol dire che esistono tante intelligenze differenti. Cioè Mozart a 4 anni suonava il pianoforte e comunicava attraverso il pianoforte più che con le parole, no? Poi dopo nelle relazioni da adulto era un po' uno sporcaccione, no? Che scriveva delle cose alla cugina coniglietta, no? Che uno dice, cosa c'entra questo, no? Ma per dire che la persona non è definibile né dalla sua intelligenza, che è quella cosa che si può magari in qualche modo misurare fino a un certo punto, però appunto c'è l'intelligenza emotiva che non si può realmente misurare. Ci sono persone che magari sono degli scienziati con 4 PhD fatti negli Stati Uniti, che progettano satelliti che vanno nel cosmo e hanno delle vite devastate, non riescono a tenere insieme una famiglia, ad amare una donna, per dire, o un uomo, eccetera, no? E sono tutti proprio perché comunque capite che la coscienza della persona non è contenibile in una scatoletta. È soltanto che questo modo di pensare che la coscienza sia un prodotto dell'intelligenza e l'intelligenza sia il funzionamento della mente è un gran problema quando si diventa anziani. Perché uno dice, ma io non riesco più, non mi ricordo più le tabelline, no? Ma io non posso più camminare, no? Ma io... E la domanda a quel punto, visto che per una vita il collegamento della mia percezione è stato quello con le mie funzioni, e questo si interrompe magari bruscamente per un incidente, oppure lentamente per una demenza o per la malattia di Alzheimer o per varie vicende, e uno ha timore di non esistere. E questo è un inganno terribile, e se osserviamo è un inganno che viene aggirato dalla nostra società, dalla nostra impostazione sbagliata, ad esempio dalla medicina e dalle assicurazioni, no? Quindi fatti un'assicurazione così il tuo futuro è garantito, no? Se ti fai una bella assicurazione, visto che le pensioni non si sa come andranno, fatti una bella pensione, fatti una bella assicurazione, così almeno qualunque cosa capita tu stai tranquillo. E cosa che non è vera. Basta vedere la badante rumena che spinge la carrozzina della persona che non parla più, non fa più niente, intanto lei è al telefono con la Romania e i suoi parenti, sulla panchina al parco, ma dove sì, è lì, ma no. Oppure addirittura appunto questo mondo di badanti per necessità, che però non hanno una formazione, non hanno neanche un'impostazione di come si sta vicino a una persona, diventano dei funzionari di una vita che non funziona, tra virgolette, perché appunto il procedimento mentale per cui la vita funzionava era un altro, e a quel punto lì l'unica cosa che resta è quanti soldi mi dai. Per cui no, ma ho fatto un'ora in più, ho fatto un'ora in meno, no, ma questo mi spetta, questo è per contratto, no, ma non me lo dai in nero, eccetera, no? Per cui queste persone vengono, tra virgolette, abbandonate alla loro disperazione, con i figli più o meno disperati, più o meno affaticati dalla vita, ma perché abbiamo costruito una vita che non tiene più dentro degli elementi essenziali che sono la coscienza della persona
perché abbiamo relegato appunto la coscienza a quel prodotto dell'intelligenza che è il funzionamento della mente. E di qui poi appunto poi ci sono le ditte farmacologiche, le ditte farmaceutiche, scusate, che ti promettono che con quel farmaco vivrai per sempre, no? Per cui se hai le perdite urinarie puoi ancora fare yoga se compri il nostro prodotto, perché così almeno sei felice, no? Ti fai la pipì addosso, io non mi preoccupo della tua umiliazione del vedere che non sai più usare uno sfintere, però ti ho dato un prodotto che facciamo finta che va tutto bene, no? Ecco, dopo di esempi paradossali come questi ne possiamo fare a milioni, perché sono quelli che viviamo, no? Quello che si alza tante volte ma col prostamol allora va bene, no? È tranquillo. Però appunto, facendo un esempio un po', sempre rimanendo in questo ambito un po' prosaico, pensate la difficoltà di un bambino, parliamo di un maschietto ma si può parlare anche di una femminuccia, no? Che ha sempre visto il suo organo utilizzato per fare pipì, no? Che tutto un tratto invece diventa un'altra cosa, che oltre alla pipì fa tante altre cose, dà del piacere, ha delle pulsioni, ha dei desideri, eccetera, e la persona fa tutta una fatica, no? A reinterpretare se stesso su queste nuove funzioni, su queste nuove cose, e buon per lui se c'è qualcuno che lo educa, no? Che lo conduce a conoscere questa nuova realtà che diventa la sessualità, che diventa la relazione più complessa, che diventa il sesso, che diventa il rispetto dell'altro, che il maschile, il femminile, tutta una serie di cose, no? Però quando questo diventa che dopo la visita dall'urologo ti saluto, ciao ciao, no? E allora c'hai l'anziano che fa le battute volgari, che fa il cretino con le infermiere, che vuole sentire, ma nessuno lo aiuta a comprendere chi è. Io mi ricordo addirittura questo monsignore che circolava per i corridoi del seminario, non dico altro perché sennò si capisce chi è, ma era una volgarità dietro l'altra, no? Con la disperazione del rettore che dicevano i seminaristi: e dai, cercate di capire, no? Quando si è vecchi viene fuori la parte peggiore di noi. No, ecco, capite che addirittura anche il rettore diceva una cosa che è terribile, no? E allora è importante ricostruire dentro di noi, in noi, per noi e per gli altri, una struttura di pensiero che regga all'impatto della fragilità. Ancora una volta la fragilità diventa il tema essenziale per comprendere chi è l'uomo. Io ci ho scritto un libro che la disabilità ci rende umani, poi lo so che non è semplicissimo da capire, ma fondamentalmente noi quando siamo in una fragilità promettente, perché il bambino che è fragile man mano diventa meno fragile e quindi tutti colgono quella fragilità come un momento bello, perché appunto, oh guarda, no, sta in piedi, no, non sta più seduto, no, e quando invece avviene il contrario, per cui non sta più in piedi e deve solo stare seduto, è una sconfitta. Ma in realtà la situazione di fragilità promettente e la situazione di fragilità non promettente, perché questo non solo non è più capace di stare in piedi, ma sarà sempre meno capace di stare in piedi, è la stessa fragilità. Sull'istante è la stessa fragilità, è che noi vogliamo obbligatoriamente inserire questo in una progressione, per cui se è una progressione positiva, allora che bello, no? Appunto, se è una progressione negativa, già questo termine che dico, che uso, ci mette sull'avviso e ci dà lo sconforto. Quello su cui noi dobbiamo invece mettere l'attenzione è che l'idea di performance, di capacità, è un peccato. È un peccato. È un peccato che nella nostra teologia viene crocifisso. Gesù viene umiliato con la fragilità volutamente dagli uomini.
Quindi tu ti dici di essere re, la performance, e noi ti mettiamo un mantello scarlatto e una corona di spine. Questa è la tua regalità. Quindi la performance di Gesù, malintesa ovviamente, viene umiliata, no? Tu sei un uomo forte che fai miracoli e io ti frusto, ti bastono, no? Al punto che poi ti dico: dimmi chi ti ha percosso. E non solo, ma la performance di Gesù un bel momento viene bloccata mani e piedi sulla croce. E Gesù se lo lascia fare. È questo che ci deve colpire. Che non si ribella, non si rifiuta. Perché? Perché la coscienza profonda di Gesù è di essere qualcosa di più della sua performance. Gesù non è preoccupato di non poter più fare miracoli. Perché invece, ad esempio, un prete è preoccupato di non poter più andare dagli ammalati a portare la comunione? Perché anche nel prete si radica l'idea della performance, no? Adesso, ho 75 anni, adesso mi mandano in pensione un po' di più fa il parroco. Perché la performance dell'essere parroco, dell'essere riconosciuto in mezzo alla gente, o del coadiutore che va con 8 pullman in piscina con 400 ragazzi, quell'idea di performance mi costituisce come persona. E il problema però è che, primo, che vabbè, è un'idea terribilmente fragile. Secondo, che teologicamente non sta in piedi, perché Gesù la performance ha permesso di lasciarla inchiodare su una croce. E attenzione, ed è quella la strada della risurrezione. Cioè Gesù, se non fosse morto, non sarebbe risorto. Se non si fosse lasciato inchiodare la performance sulla croce, non avrebbe ricevuto una vita nuova, una vita rinnovata. E attenzione che nella sua vita risorta Gesù non ha nessuna performance, se osserviamo. Dice agli apostoli di fare alcune cose, passa attraverso i muri, mangia con loro, va via, no? In una coscienza pura. E adesso proviamo a tirare giù questa idea dentro nei vissuti nostri. Io ve lo dico, sto riflettendo su queste cose perché mi toccano da vicino. Il papà aveva la demenza senile e quante volte è capitato che il padre più amorevole che io abbia mai avuto e abbia potuto sperare e di cui ho fatto esperienza è diventato un padre in certi momenti mostruosamente aggressivo, che mi prendeva insulti e parolacce, in alcuni momenti, per fortuna non sempre, no? Oppure infastidito da quelle stesse cose che appartenevano al suo lavoro. Se io prendevo in mano un trapano per fare un buco nel muro, lui dava in escandescenza quando quella lì era uno dei suoi termini di vanto, che lui era capace di fare tutti i lavori in casa con 1000 attrezzi. E poi dall'esperienza della mamma che ha la malattia di Alzheimer, che non ricorda più. E qui sorge appunto questa domanda nella persona, no? Se non mi ricordo chi sono stato, esisto ancora? E questo è importante, perché non bisogna aggirare la domanda. Dobbiamo capire perché viene quella domanda. E la domanda viene da un concetto sbagliato di coscienza. Ed è il motivo che ci deve spingere sicuramente per affrontare noi l'essenza di ciò che siamo e di viverla bene, ma nello stesso tempo di impedire che qualcuno possa rubare le coscienze dietro l'idea che se il corpo non funziona o la mente non funziona, non ci sia la coscienza. Per cui, no, come disse quella suora guardando Robertino che veniva meno dietro il vetro del
dell'ospedale disse a mia mamma: ma non è meglio che muoia? No? Ed è una suora. Ma lei aveva risolto in modo religioso la questione. Tanto i bambini che muoiono così, vabbè, magari non vanno in paradiso, però un limbo da qualche parte ci sarà, e io vado a casa tranquilla perché ho detto una cosa intelligente, la mamma si rasserena, farà un altro bambino, no? Via uno, viene l'altro. E il problema però è che tu hai dichiarato che lì non c'è una coscienza da proteggere, una coscienza con la quale entrare in relazione. Cioè il padre è in relazione con Cristo anche dopo la morte di Cristo, cioè dove gli uomini direbbero che non c'è più la coscienza, la famosa discesa agli inferi, no? Che non è un fatterello storico, ha un enorme significato teologico e un enorme significato antropologico. Che cosa significa? Che la coscienza permane oltre le vicissitudini della vita corporea che possiamo misurare, e dobbiamo sfatare dei miti dove appunto se io dico che tu hai un alto quoziente di intelligenza, allora tu sei più cosciente di quel bambino, no? Come vorrebbe quel disgraziato di Vannacci che dice fate le scuole speciali, no? Torniamo indietro, no? Perché non importa la coscienza, importa la performance. E certo, per lui che fa il militare importa per forza la performance, ha costruito tutta la sua vita sull'ammazzare gli altri più velocemente di quanto gli altri possano ammazzare me. È ovvio che questa cosa qui, ma non ha neanche gli strumenti per capirla, no? Allora, io per semplificare al massimo con un'immagine, mi veniva un po' questa immagine, no? Noi giudichiamo il cielo dalle nuvole, per cui diciamo oggi è bel tempo, oppure oggi è brutto tempo, ma il cielo resta cielo, sia che ci siano le nuvole, sia che non ci siano, sia che piova, che tempesti, che venga l'uragano, che ci sia bonaccia. Ecco, questa è la coscienza dell'uomo. L'uomo c'è, e l'uomo c'è indipendentemente dalle nuvole, indipendentemente, o meglio, è intrinseco dell'essere umano la sua fragilità che si può manifestare nel bambino, nell'anziano, nell'incidente, nella scottatura al sole, nel fatto che la vita è tutto questo rischio di fragilità, no? Qualche volta io scherzavo: oh ragazzi, mi raccomando a vivere, c'è il rischio di morire, no? Per cui vedete come anche oggi, no? L'idea che la sicurezza viene prima dell'esperienza, no? Devi fare un'esperienza ma è sicura, no? Per cui se succede una tragedia, che ne so, al Luna Park, no? Tutti mettono in galera quello del Luna Park, no? Ma perché? Perché io voglio vivere un'esperienza di insicurezza in totale sicurezza, no? Adesso mettiamo il caschetto per la bicicletta, la cintura di sicurezza, facciamo le assicurazioni sulla macchina, mettiamo le telecamere di sicurezza, e tutto è quest'idea che io non voglio viverla la fragilità. Per cui appunto vado in montagna, no? Vado in montagna, ma in montagna non devo fare fatica, ci vado con la bicicletta elettrica, che è ecologica. Su quanto lo sia non lo so, ma no, è ecologica. Oppure andiamo in montagna e c'è il parco sugli alberi, perché non basta stare in mezzo alla natura tra le formiche, le piante, eccetera, no? Ma devo fare il percorso sugli alberi con le corde, i moschettoni, le cose, no? E noi abbiamo tutta questa idea tutta squinternata della realtà, mentre invece proviamo a osservare le culture che ci hanno preceduto o le culture che non sono derivate in questa direzione. La persona anziana viene considerata
di grande valore. Ma non perché noi dopo associamo, no, l'idea, ma perché il vecchio è saggio. Sì, ma non è necessariamente saggio in sé, magari è completamente istupidito, ma è il fatto che la sua presenza e la sua fragilità ricorda a me la necessità di una saggezza per affrontare il vivere. Cioè, appunto, io quando vedo la mia mamma non posso dire che la devo onorare perché lei è una donna saggia. Saggia in che cosa, povera Stella? Non sa distinguere più neanche i sapori, non sa distinguere la temperatura perché l'ipofisi non funziona più, e per cui lei anche adesso con 40.000 gradi vuole mettere il maglione perché c'ha sempre freddo, no? Cosa tipica della malattia di Alzheimer. Ma non è saggio in quanto mi fornisce una saggezza a me come dispenser di informazioni utili alla vita. Anche questa immagine della saggezza è di una stupidità totale. Scherzavo, cioè mica tanto scherzavo, però lo dicevo un po' scherzosamente con questa amica, dicevo: pensa alla fatica che hai fatto a imparare l'italiano, il tedesco, l'inglese, il francese, lo spagnolo, tutte le questioni dei computer, il funzionamento dell'azienda, il poter guadagnare, il poter vivere all'estero ovunque perché hai tutte le capacità, e poi domani mattina ti svegli e non ti ricordi più nemmeno di averlo fatto. Esisti ancora? Allora qual è la saggezza? La saggezza è quella da distribuire in una maniera cosmica, cioè come potremmo davvero essere degli uomini e delle donne sagge in funzione del fatto che la fragilità esiste. Quindi la fragilità non è cosa buona in se stessa, che bello essere fragili, queste cose che io sento dire sui social, no? Ma perché la fragilità in qualche modo ti educa a una saggezza del vivere. E quando scherzavo, anche sabato c'erano qui degli scout adulti, io dicevo: no, quando i ragazzi dicono muoio di sete, ma no, che non stai morendo, vedrai che non muori, muoio di fame, fermiamoci, sto morendo, no? Quando camminano in montagna, dove invece quella fragilità ti permette, magari anche sulla necessità del fermarsi su una panchina perché hai speso troppe energie, oppure perché ti sei ammazzato di brioscine schifosissime che hanno nutrito di zuccheri tutto il tuo corpo e adesso i muscoli sono pieni di acido lattico, non si muovono più, e quindi magari imparare che è più saggio mangiare l'insalata a tonnellate piuttosto che zuccheri a tonnellate, no? Ma la questione è capire che vivere la fragilità ti permette una saggezza. E questa saggezza è un sapere la vita, è un sapere, cioè un avere coscienza di sé, vera, fuori dalle balle che ci racconta il mercato. Per cui se hai quell'ultimo oggetto, tu sei qualcuno. Puoi comunicare col mondo. Sì, ma magari domani non sai neanche parlare, no? Oppure guardi quello che succede dall'altro lato della terra, sì, ma tu sei cosciente di te. E chi ti aiuta alla costruzione di questa autocoscienza? Che cosa ti conduce a vivere questa autocoscienza? Ecco, noi siamo allora questo cielo nel quale possono essere presenti le nuvole, il sole cocente, la tempesta, ma siamo cielo. Ecco, io vedo questo molto forte nell'esperienza che ci conduce a vivere Gesù, no? Quando Gesù ci dice: ma guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura, guardate il fico, no? Quando parla del grano, è come dire: ma vi accorgete? Non ve ne accorgete, no? Così come quando lui stesso cerca dai frutti dalla pianta
e questa pianta non dà frutti. E allora dice, ma che tu sia maledetto, cioè se non dai frutti, no? Cosa sei qui a fare? No? E frutti non intesi come la produzione che un mercato deve fornire all'altro, no? Ma se io entro in relazione con te, tu non hai niente da darmi, no? O io sto sbagliando la domanda o tu non esisti. Questo è il non esistere, no? E perché, ad esempio, nell'anziano arriva l'idea che è meglio morire che vivere, tanto sono qui a dare fastidio? E questo è devastante, cioè vuol dire che ha la percezione o la paura di dare fastidio. Mentre invece, se tu sai che cos'è la tua coscienza e quindi entri nella profondità verticale dell'ora che vivi, allora questa domanda così perversa non ti viene. Perché? Beh, perché la tua presenza nel mondo è occasione di migliorare la vita dell'altro, anche se hai bisogno che qualcuno ti lavi i piedi o ti tagli le unghie dei piedi perché non ce la fai più. Perché quella è l'occasione che l'altro ha di mettersi in ginocchio e di gustare tutta la fatica della fragilità per diventare di più e migliore. Cioè è interessante che uno è disposto a fare delle fatiche per andare in ufficio a lavorare in un posto dove gli dicono che più produce, più esiste e più è importante per la società, e non è disposto a mettersi in ginocchio a tagliare le unghie a sua madre perché questa cosa è umiliante. Ma io trovo molto più umiliante stare per ore nel traffico perché uno ti dia uno stipendio. Quando invece se tu spendessi tutta questa fatica per coltivare un melo, mangeresti le mele da solo. Che ne so io, no? La cultura contadina che vedeva molto di più questo rapporto di mettere se stesso in ginocchio per averne una saggezza e una identità e comprendere che cos'è il tempio di questa coscienza. E questa coscienza io la chiamo cosmica perché è fuori dal tempo. Ancorare l'idea della coscienza al tempo è un inganno, perché appunto che coscienza ha di sé un feto nella pancia della mamma? A parte che non lo sappiamo, a parte che lo dimentichiamo, perché probabilmente c'è, ma ce lo dimentichiamo. E chi è che si ricorda al momento del parto? Dici, ma è stato bellissimo essere partorito. Mi ricordo che mi hanno dato 2 schiaffoni sulle chiappe per farmi piangere. No? Chi si ricorda questa cosa? No? Eppure è un momento importantissimo della vita. Però è un momento importante, però ti dicono che comunque tutta l'importanza è molto di più, che ne so, nella scuola o negli amici, nel motorino, non so dove, oppure appunto sul lavoro. Noi dovremmo invece abituarci, e qui io credo che una profonda spiritualità, di sicuro non una religione, ma una profonda spiritualità dell'adesso, perché la coscienza resta sé in tanti adesso, in un presentismo, cioè che la coscienza è presente a se stessa ed è questo che permette di costruire l'identità della persona, anche quando questa identità della persona non entra magari più in relazione con l'altro o non entrava prima, no, appunto. Uno riconosceva la sua mamma dal profumo del capezzolo, perché da lì si nutre, no? Poi uno magari riconosce sua mamma perché gli ha fatto un bel maglioncino ai ferri, per cui gli piace, oppure riconosce la sua mamma perché è quella che gli ha negato di andare in discoteca. Cioè, allora uno dice, ma qual è la tua coscienza di essere figlio? Sei fermo al capezzolo, al maglioncino, al divieto o alla mamma che ha bisogno che qualcuno gli tagli le unghie dei piedi? E questo io credo che sia proprio importante, imparare a vivere l'ora, l'adesso. E l'adesso è composto da una... non è
non è una composizione di cose, ma è una percezione del tutto, e del tutto di sé e del tutto con la T maiuscola. E quindi diventa una liturgia, questo diventa una liturgia quotidiana. Ecco perché, ad esempio, nella vera spiritualità cristiana, che non è la religione cristiana, la liturgia delle ore è quel luogo in cui ti vieni invitato a percepire l'adesso che sto vivendo. Certo, anche dentro in un tempo disteso, per cui ci sono le lodi, c'è l'ora media, c'è il vespero, c'è la compieta, no? Ci sono le ore, e seguire questo cammino delle ore, ma per continuare a percepire se stessi come ricettori di un adesso, di ciò che sto vivendo adesso e di come è importante questo adesso. No? Una volta, forse l'avevo raccontato a voi, mi aveva colpito un sacco. Durante la benedizione delle case c'era questa bambina che si lamentava, che si agitava perché la mamma voleva parlare con me, e attirando l'attenzione su se stessa dice ma insomma io mi annoio, no? E la mamma si gira, la guarda e dice: la noia non esiste, esiste la tua fantasia. Una delle più belle manifestazioni di un'educazione, no? La noia non esiste, esiste la tua fantasia, cioè qual è la percezione di te adesso, no? Dove sta la tua coscienza in questo adesso? In questo adesso hai tutti gli strumenti per poter stare bene, ad esempio inventandoti un gioco, costruendo con la tua fantasia è tutto quello che si può costruire in questo adesso. Ecco perché è importante, secondo me, nel diventare anziani, nel diventare fragili, ma anche nel prepararsi a esserlo, no? Quante volte mi viene da dire: mamma mia, se crollo io qua crolla tutto, no? Cosa che, vero sì, vero no, non lo so, ma non è su questo che io esisto. Io esisto se, come ieri sera, riesco a far addormentare la mia mamma in modo umano, perché quando lei mi dice ma cosa devo fare, dove devo andare, cos'è, no? In questo smarrimento, in questa paura, ma no mamma, stiamo andando a letto, è bellissimo, adesso ti do un bacio e dormiamo, io dormo lì e tu dormi qui, cioè io ci sono, tu ci sei, questo è il nostro adesso. Quindi non è questione che non ti ricordi più di quando lavoravi alla 3M, che facevi tanti chilometri tutti i giorni, che eri capo ufficio, che avevi delle persone sotto di te. Non è questo l'importante, ma è ciò che tu sei e il tuo esistere in questo momento. Per cui il gustare: è venuta Rita e ci ha portato del gelato, adesso mangiamo il gelato, ridiamo, scherziamo, perché questo adesso è il luogo della nostra coscienza. E quindi non importa se tu non ricordi chi eri, chi sei stata, no? Quando mi ha detto l'altra settimana, dove era una settimana soltanto che era morto papà, dice: ma io sono stata sposata, E dico: sì, mamma, certo, siamo nati io e Roberto. Ma con chi sono stata sposata? No? E ecco, no, ma non è così importante. Cioè noi lo sentiamo in modo scandaloso, perché uno dice: caspita, 67 anni di matrimonio, 70 anni di conoscenza e non ti ricordi neanche chi era, no? Capite? Ci scatta questo pensiero che diventa un pensiero distruttivo, un pensiero affranto, ma in realtà è un pensiero falso. Perché? Perché in quel pensiero c'è l'idea che la tua mente funziona e vediamo l'intelligenza, e la coscienza è il sottoprodotto dell'intelligenza. Ma non è vero. La risposta è stata: certo, si chiamava Bruno e vi siete amati tantissimo e anche adesso tu lo ami e io lo vedo nei tuoi occhi bellissimi. C'è questo adesso in cui la tua coscienza è presente a se stessa e io ti aiuto a tenerla presente a te stessa, indipendentemente dalle tue facoltà che il mondo potrebbe giudicare come interessanti o come inutili. Non permetto cioè di dire al mondo chi sei tu,
ma sono io che ti ricordo chi sei e ti aiuto a mantenere la coscienza, che poi magari non è una coscienza verbale. Pensiamo a quanti sono le persone con disabilità complessa, non è una coscienza verbale per cui ti posso fare un grande discorso come quello che state guardando voi sui vostri monitor, ma magari è quella carezza o quel prenderti in braccio o per portarti un forellino e fartelo annusare per sentire com'è bella la natura e com'è bello il tuo cuore, no? E questo io credo che non dobbiamo permettere che la pace che nasce da una autocoscienza forte venga minacciata da degli impianti ideologici che sono in se stessa sbagliati, da un'idea di vita che non funziona, che è una stortura, ecco. Penso che di esempi ne potremmo fare 1.000.000, ma penso che sia più importante che ciascuno, rimettendo in ordine le cose un po' che ho suggerito, possa davvero orientare la propria vita verso una serenità e una profondità dell'adesso, che gli permette davvero di non perdere la coscienza, che è la cosa più cioè che è la struttura del nostro essere, e fra l'altro è la struttura anche dell'essere, quello con la E maiuscola. Grazie dell'attenzione. Grazie Don Stefano, grazie delle tue parole, di questa riflessione che ci tocca a tutti, penso che riguarda proprio tutti. Grazie. Va bene. No, vi abbraccio e vi saluto. Ciao.